No, non dovete pensare che il video di oggi sia troppo semplice per voi, perché credetemi, tantissimi miei studenti continuano a sbagliare il presente indicativo anche dopo aver raggiunto un livello di italiano intermedio o addirittura avanzato. Ciao, io sono Susanna, insegnante di italiano per studenti stranieri, e vi do il benvenuto nel mio canale YouTube, Susanna Italian Teacher. Grazie ai miei video, ai miei podcast, alle lezioni private di italiano e ad Accademia, la piattaforma online di apprendimento dell'italiano, tantissimi studenti stranieri sono riusciti a migliorare il proprio livello di italiano. Se volete avere più informazioni, visitate il mio sito www.arcosacademy.com. In questa puntata di Italiano in 5 minuti impariamo suggerimenti e trucchi per non sbagliare più il presente indicativo italiano. In italiano possiamo trovare verbi regolari o irregolari, come praticamente in ogni lingua. Con i verbi che presentano una coniugazione oppure anche solo dei specifici tempi irregolari non c'è niente da fare. Bisogna imparare tutto a memoria. Al contrario, i verbi regolari presentano delle regole che ci aiutano a ricordare come coniugare un verbo correttamente. Ricordiamo, in italiano ci sono 3 coniugazioni di verbi. La prima coniugazione comprende i verbi che all'infinito terminano in are. I verbi il cui infinito finisce in ere creano la seconda coniugazione. La terza coniugazione è composta dai verbi in ire. Primo suggerimento per coniugare correttamente i verbi regolari di qualsiasi coniugazione al presente indicativo. Dovete sempre rimuovere la desinenza dell'infinito are, ere, ire. In questo modo otterrete la radice del verbo. Comprare, are, la radice è compr. Spendere, ere, la radice è spend. Servire, togliamo ire e la radice è serve. Mi raccomando, ricordate questo passaggio, è fondamentale. Spesso i miei studenti attaccano le desinenze del presente indicativo direttamente all'infinito. No. Le desinenze del presente dei verbi regolari in are sono o, i, a, iamo, ate, ano. Sì, in questo caso dovete impararle a memoria, ma c'è un trucco per rendere le cose più facili. Osservate, in quasi tutte le desinenze dei verbi in are c'è la vocale a che vi aiuta a riconoscere la coniugazione. Compro, compri, compra, compriamo, comprate, comprano. Quali sono le desinenze del presente dei verbi della seconda coniugazione in ere? Sono quasi tutte uguali a quelle dei verbi in are. Osservate dove cambiano. Spendere, abbiamo la radice, spend, io spendo, tu spendi, lui, lei spende, spendiamo, spendete, spendono. Una volta che avrete imparato le desinenze dei verbi in are, con i verbi in ere
vi basterà cambiare le persone lui, lei, voi, loro. Ricordare le desinenze dei verbi irregolari in ire è ancora più facile. Servire, servo, servi, serve, serviamo, servite, servono. Visto? Nel presente regolare dei verbi in ire cambia solo la desinenza del voi rispetto a quelle già imparate dei verbi della seconda coniugazione. Ora tocca a voi. Cercate di mettere in pratica questo trucchetto scrivendo nei commenti il presente indicativo di 3 verbi. Avete paura di utilizzare un verbo in isk? Se non sapete cosa sono o se non ve lo ricordate, vi lascio il link di un video che ho pubblicato qualche anno fa. Spero che questo video vi sia stato utile. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi e vi do appuntamento alla prossima volta.